Questa è di quelle mattine in cui ti svegli e c'è quella sensazione qualcosa non andrà esattamente come previsto, non sai esattamente che cosa e poi incomincia a manifestarsi. Devo sbollire un po' di nervoso per le sfighe. Eccoci, l'interfono di Andrea non funziona perché abbiamo preso troppa acqua, come avete visto. La catena della mia moto si è allentata drasticamente, improvvisamente negli ultimi 2 giorni e quindi faccio veramente fatica a cambiare, veramente fatica ad andare con marce basse. Dovremmo semplicemente sistemarla, ma siamo di corsa, in una corsa perenne che ci sta un pochino stressando. Ora abbiamo dormito a Henderson, praticamente accanto a Las Vegas. Vi portiamo a visitare Red Rock Canyon con noi. Per visitare Red Rock Canyon bisogna prenotare per una determinata fascia oraria. Questa è già la fregatura in partenza perché noi siamo già in ritardo, quindi faremo gli occhi dolci a qualcuno. Eccoci lungo la strada per Red Rock. Finalmente non siamo più in città e sembra davvero di andare in un posto pazzesco. Oggi è il 18 dicembre e ci sono 4 gradi forse. Il sole aiuta, non risolve ma aiuta. Le vedete queste montagne? Sono imponenti e meravigliose. Qua è pazzesco perché è vasto, è davvero vasto e non so, si sente un'energia pazzesca che arriva da queste montagne. Ora stiamo arrivando al Visitor Center e siamo un'ora in ritardo, quindi ora faremo un grande sorrisone. Hi. Yeah. Okay, what is the last name? Murgia. M-U-R-G-I-A. We are a little bit late. Can I see your pass? Yeah, sure. That's better. Alright, you're good to go. Thank you. Ha funzionato. Agli americani non gliene frega assolutamente niente del ritardo e questo ci piace. Come va? Devo sbollire un po' di nervoso per le sfighe. Il nostro interfono stanotte ha avuto qualche problema mentre si caricava. Non abbiamo capito se è una specie di cortocircuito o qualcosa così. Vabbè, ha preso decisamente troppa acqua. E stamattina aveva i contatti delle cuffie e del microfono un po' tutti ossidati, un po' con della roba bianca azzurra e si sentiva super robotico, insostenibile. E quindi abbiamo un po' pulito sperando che bastasse, ma non funzionava. Poi adesso, dopo aver raggiunto il Red Rock Canyon, l'abbiamo riprovato e funziona. Gli piace il canyon evidentemente. Wow. Andiamo a vedere? Sì. Wow, che colori, c'è un po' troppa gente per i nostri gusti, però. Qui probabilmente altrimenti il caldo sarebbe insostenibile. Penso di sì. Sembra piuttosto stabile. Vuoi salire? Guarda, arrampicano lì, c'è una parete. Wow, Che figata. ci manca arrampicare. Vuoi salirci? Però mi sembra di essere bene preparato. Cioè, l'effetto è proprio astronauta su Marte, no? Se adesso vi elencassi gli strati che ho addosso. Se potessi non precipitare nel Red Rock Canyon mi faresti un favore. Sì, ci provo. Cioè, ci provo a non precipitare. Non so, potrei salire di culo.
La tecnica Perfetto, perfetto. 5 anni ai giardinetti. Ciao. Ciao. La mia catena proprio salta. Ah, tuc, tuc. Bello. Io non riesco ad andare in seconda. Devo andare più veloce. Mi salta la catena, sì. Sono preoccupata. Ci credo, stasera cerchiamo di sistemare il problema. Lo sento da qua, guarda il rumore. Praticamente la mia catena è talmente molla che non riesco neanche a guidare. Quindi ci siamo fermati nel bel mezzo del Rock Canyon. Non lo so, negli ultimi 2 giorni la situazione è drasticamente peggiorata. Altri 90. Ora avverrà la misurazione di precisione della tensione con questo calibro Di precisione. Oh, ci si arrangia con quel che si ha, giusto? Non siamo molto organizzati, ma almeno siamo creativi. Ce lo sapevamo già. Ok. Quindi o non è la catena o c'è ancora da tirare. Come se quando passasse un punto battesse contro qualcosa. Wow, che bello. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Stiamo andando alla Death Valley Ed è prestissimo, sono le 9:05. e siamo in 2 su una moto perché il pass è valido per veicolo. E quindi andiamo con una moto sola. non ci sentirete parlare mentre siamo in moto perché Abbiamo qualche difficoltà con l'interfono ci ha oggi. abbandonati l'interfono. Dai, speriamo che non ci abbia proprio abbandonati. Quindi in realtà già i microfoni funzionerebbero, però non sapremo quando parlare. Intanto Andrea vi racconterà qualcosa. A più tardi. Abituati a guidare con l'interfono è davvero strano non averlo. Non poter parlare con nessuno. Però guardate che panorama, che montagne. Non si vedono granché bene dalla GoPro perché la GoPro schiaccia un po' tutto. Però è davvero spettacolare. Abbiamo bucato. Non c'è 2 senza 3. In realtà è un bis. Il tappo dell'ultima foratura è uscito. Ha tenuto per parecchi chilometri, Sì, probabilmente è per il 1000 freddo, chilometri. perché abbiamo preso un freddo pazzesco. Improvvisamente è saltato tutto in mezzo alla strada. Guardate dove siamo. Mettiamoci all'opera. Vedi, abbiamo 3 bombolette. Sì, perché stavolta non abbiamo il compressore, perché ci stiamo spostando solo per andare alla Valle in giornata. Il compressore lo tengo dentro la mia moto e tutta questa storia dell'andare solo con una moto. No, siamo veramente
Vedete il sole, vedete chiaro, ma qua ci sono 3 gradi, si sta congelando. Senti qualcosa? Sì. Sente, eh? Wow. L'ha gonfiata, eh? Tutta? No, non lo so se tutta, ma si è alzata la moto. Io mi sono fatto male. Cosa hai fatto? Yeah. Yeah, because We were going to Death the Valley. idea was going to do that Valley. Yeah. We are staying We are in based Henderson. in Henderson. We are guests in Henderson. Okay. Thank you for stopping. Yeah, no worries. I have WhatsApp. Yeah. Text me, and then when I stop, I'll text back, and then let me know how it goes. And if, like I say, if you're emergency, I can help you with when I come back. So Thank you so much. stay in Farham. Yeah, I live just out there someplace. Okay. Okay. Thank you very much. Okay, Thank you're welcome. you so much. Yeah. Thank you. Solo lui si è fermato, però ci ha aiutato. L'unico a fermarsi. L'unico a fermarsi, un motociclista. Non so se si vede qua. Abbiamo tappato. Abbiamo un po' gonfiato, non è più a terra. Adesso cerchiamo di raggiungere il benzinaio. Che sfiga! Siamo arrivati dal benzinaio, ma qui per gonfiare le gomme si paga. Non pensavo. $1,25 e noi abbiamo finito completamente tutti i soldi. Potremmo pagare con la carta, ma non credo che nessuno voglia. Quindi praticamente adesso un signore che sta gonfiando le gomme ci ha regalato $3. Non so cosa gli ha chiesto Andrea, ma probabilmente gli abbiamo fatto talmente tanto pena che gli ha dato $3 in mano e gli ha detto cambiali e usali e gonfiati sta gomma. Ragazzi, aiuto, arriveremo mai al Death Valley? Per la serie sfighe e sfortunati eventi, la pompa in questione, che bisogna pure pagare, perde aria. Forse ce l'abbiamo fatta per... E siamo di nuovo per strada. Vediamo se riusciamo ad arrivare alla Death Valley senza perdere un'altra gomma. Oh ragazzi, purtroppo non sentite la sua voce perché siamo disconnessi, però adesso si sta quasi bene. La temperatura si è alzata un po', vediamo cosa dice la moto. 7 gradi e mezzo fuori. Siamo stati fortunati. Doug, che ci ospita a Henderson vicino a Las Vegas, ha prestato ad Anna una giacca riscaldata che si attacca direttamente alla batteria della moto. Infatti prima di partire l'abbiamo attaccata. È bellissima, si attacca proprio alla batteria, poi c'è un cavo che esce, tu quando sali in moto ti attacchi e puoi attaccarci anche dei pantaloni. Abbiamo preso solo la giacca, puoi attaccarci i guantini e sta sotto la tuta da moto, quindi adesso Anna c'ha la sua tuta e sotto ha questa roba riscaldata che la tiene al caldo. Io ho le manopole riscaldate e sono meno freddoloso di lei, quindi il viaggio è vita. Ci sono le cose belle, tipo queste montagne che vedete dietro di me e che poi vedrete anche davanti. E poi ci sono le sfighe, tipo l'interfono che decide di non funzionare più perché ha preso troppa pioggia, la gomma che esplode nel mezzo del nulla, però dai, si fatica e si suda per affrontare i problemi e gli imprevisti e per godere poi di tutto il resto, no? Viaggio è vita. Indovinate un po'. Siamo nel mezzo del niente, siamo di nuovo con la gomma a terra.
Ora proviamo a chiamare quel motociclista che si è avvicinato per chiederci se era tutto a posto prima. Speriamo che ci aiuti, perché adesso davvero boh, non ne possiamo più. Speriamo bene. Colazione, montagne, workshop per riparare la moto e lei pronti per sistemarla.